Ma cosa c'entrano i Campi Flegrei con il loro recente scossone con le polemiche sui diritti delle persone trans? All'apparenza questo può sembrare un accostamento strano, ma se ci pensiamo bene non è una questione troppo lontana dalla realtà, visto che molte persone riconducono le cause delle catastrofi naturali ai comportamenti umani e al peccato. Un terremoto che scuote la terra sotto Napoli può sembrare una punizione per molti, specialmente in ambienti dove ancora oggi prevalgono discriminazioni e stereotipi. E proprio a Ercolano, non molto lontano dai Campi Flegrei, un'altra scossa ha fatto tremare la terra sotto i piedi di una ragazza e del suo fidanzato, un ragazzo trans, come al solito colpevoli soltanto di amarsi. Ma come si collega tutto questo e soprattutto perché nel 2025 dobbiamo ancora parlarne? E perché dobbiamo ancora combattere contro questa ignoranza che dilaga? Ciao a tutti, io sono Sara, benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi vi racconto di una vicenda drammatica accaduta a Ercolano, mettendo in luce come la transfobia e la violenza familiare possono minare la libertà e la dignità delle persone. Questa vicenda, che ha visto l'arresto di 2 genitori per sequestro di persone e maltrattamenti in famiglia, ci costringe a riflettere sul ruolo delle istituzioni, della politica e della società nel contrastare la discriminazione, che non è soltanto una parolina inventata dal politically correct, ma è una forma di violenza che fa male alle persone. Iniziamo con i fatti. Una giovane ragazza di 19 anni, innamorata di un ragazzo di 20 che sta seguendo un percorso di transizione di genere, ha dovuto subire una serie di vessazioni e maltrattamenti allucinanti da parte dei genitori, incapaci di accettare questa relazione, che dai giornali è stata dipinta come una relazione omosessuale, ma che in realtà è a tutti gli effetti una relazione eterosessuale, dal momento che ci troviamo di fronte ad una donna che sta insieme ad un uomo, perché sì, gli uomini trans sono uomini a tutti gli effetti. La ragazza era già stata minacciata molte volte dai genitori ed era già stata vittima di violenze fisiche. Tra i dettagli più inquietanti emerge che i genitori, di 47 e 43 anni, avevano installato un GPS sul suo telefono per controllare la figlia in tutti i suoi spostamenti. Ovviamente, di fronte a questi maltrattamenti e a queste situazioni assurde, la ragazza si era rifugiata a casa di un'amica, ma i genitori, non contenti, sono andati a riprendersela con la forza. Dopo una serie di minacce e intimidazioni, l'hanno presa per i capelli e l'hanno caricata di forza in macchina, per poi rinchiuderla in casa limitandone la libertà. Cioè, questa ragazza non poteva uscire di casa, era reclusa. E vi vedo già a scrivere, quali sono le prove? Le prove sono dei filmati recuperati da delle telecamere che hanno proprio ripreso la scena. Per cui è successo, fatemene una ragione. Inoltre c'è la chiamata d'emergenza effettuata al 112 da parte del fidanzato della vittima. Questa vicenda è scioccante e purtroppo non mi è neanche troppo lontana, perché quando io avevo 15 anni e avevo appena iniziato a giocare a calcio, e mi è successa una cosa simile, non a me personalmente, ma ad una mia compagna di squadra che era fidanzata con una ragazza e io ricordo perfettamente che la loro relazione era totalmente osteggiata soprattutto dalla madre di lei. Il padre non me lo ricordo, mi ricordo che la mamma di questa ragazza aveva un'omofobia dentro, raga, che allucinante, e più volte questa signora si era presentata proprio al campo dove ci allenavamo per minacciare e intimidire la mia compagna di squadra, che era tra l'altro una mia grande amica all'epoca. Una volta eravamo in 4-5 in macchina, tutte della stessa squadra, e siamo state inseguite con la macchina, l'ho raccontato già anche in un altro video, siamo state inseguite con la macchina dalla mamma che non voleva che la figlia e quest'altra ragazza fossero insieme in macchina, e non solo, nella vita noi siamo dovute praticamente fuggire. Io mi ricordo la mia ex dell'epoca che guidava, che aveva veramente dovuto fare delle manovre pericolosissime per seminarla, perché questa qua ci voleva speronare. Non è una realtà troppo sconosciuta a noi che facciamo parte della comunità LGBTQ+. Questa è una vicenda puramente di transfobia e ci tengo a sottolinearlo. Tutta la mia solidarietà alle persone trans, alla comunità trans, che vivono un periodo veramente allucinante. Se noi persone omosessuali siamo discriminate, in questo periodo storico dobbiamo renderci conto del fatto che i nostri fratelli, le nostre sorelle o chi per essi sono in pericolo. In America, ma non solo, anche qua in Italia, questa vicenda deve colpire a prescindere, ma ci sono un paio di punti che lasciano un po' esterefatti, no? Il fatto per esempio del GPS. Questa mania del controllo ossessivo, ingiustificato di una ragazza maggiorenne, specifichiamolo, è un incubo, è un vero e proprio incubo, e io capisco benissimo perché poi questo ti porti a scappare. Anzi, ti porta a scappare se sei una persona coraggiosa e che non ha paura di vivere la propria identità,
perché chissà quante persone sono state sottoposte allo stesso trattamento, agli stessi maltrattamenti, ma hanno subito in silenzio e in qualche modo si sono arrese. Io non voglio colpevolizzare assolutamente queste persone, semplicemente sto dicendo che per una notizia del genere che esce, chissà quante altre ce ne sono dietro che non sono mai state denunciate, che non sono mai uscite alla luce del sole. Direi che la storia del GPS è quella che mi sciocca un po' di più. Per fortuna c'erano le telecamere che hanno ripreso la scena e quindi c'erano le prove, perché quante volte non si viene creduti riguardo a eventi del genere. Io stessa, quando ho raccontato in un altro video la vicenda della mia ex compagna di calcio, della sua fidanzata e della mamma di questa che ci speronava con la macchina, la gente non ci credeva. Purtroppo le vittime non vengono mai credute e vengono accusate di fare le vittime, quando in verità lo sono. Mi è caduto tutto, le macumbe degli omofobi a quanto pare funzionano, ma poi facciamo un plauso a questo ragazzo, al fidanzato della vittima che ha chiamato il 112 e facciamo un plauso, ragazzi. Io sono sempre molto critica nei confronti delle autorità perché purtroppo ho avuto delle esperienze negative a riguardo, ma in questo caso i carabinieri di Torre del Greco sono stati pronti, sono andati subito sul posto, hanno acceso le bodycam e bravi. Facciamo un plauso perché riconosciamo a Cesare quel che è di Cesare. Ora facciamo un piccolo commento personale, perché sì, perché no, cioè siamo su YouTube, sul mio canale, faccio un commento personale. Sui giornali questa vicenda è stata trattata come un mero caso di cronaca nera, di nessuna entità, una piccola curiosità così da spulciare sul quotidiano. Questa notizia meritava una riflessione molto più profonda che io non ho visto in nessun articolo, perché mi sono letta penso qualsiasi articolo esistente per fare questo video. Nessun articolo portava ad una riflessione sulla società, sulle istituzioni, sul perché esistano ancora queste forme di discriminazione, su come prevenire tutto ciò. Niente, descrizione così asettica e priva di alcuna opinione personale, hanno raccontato i fatti, fine. Tra l'altro, ripeto, misgenderando, va bene che forse all'inizio non si sapeva bene dell'identità di queste due persone, però cavolo, correggilo qualcuno. So che Repubblica ha corretto per esempio gli articoli rettificando, altri hanno buttato la notizia così e poi detto vabbè, era un ragazzo trans, ma che ce frega. Io ho scoperto prima di tutte le altre testate giornalistiche del fatto che in realtà si trattasse di un ragazzo trans, perché bastava fare una piccola ricerca per vedere che i commenti lo dicevano chiaramente e fonti attendibili che riportavano la notizia originale citavano proprio che si trattasse di un ragazzo trans e non di due ragazze lesbiche. Vuoi dirmi che sarà fregoso e più efficiente di un giornale con chissà quante persone che ci lavorano? Io dico che semplicemente è transfobia e mancanza di attenzione per una tematica importante. Parliamo un po' del ruolo delle istituzioni, quindi facciamo questa riflessione che nei media non c'è stata. Ripeto, un plauso ai carabinieri di Torre del Greco che hanno svolto il loro lavoro e voi direte, è un atto dovuto? Purtroppo, ragazzi, purtroppo non lo è, non è scontato. Anche a me in primis è capitato di chiamare i carabinieri per denunciare degli atti di omofobia, ma la risposta è stata ma no, ma non denunciare, ok? L'ho già raccontato. Ma non basta l'intervento di un gruppo di carabinieri per dire ok, allora le istituzioni funzionano. No, perché dall'alto dovrebbe arrivare un messaggio che invece è proprio il contrario, no? Cioè le persone trans vengono assolutamente demonizzate e sono il capro espiatorio dell'epoca, diciamolo. Non possiamo non chiederci come si possano prevenire episodi del genere in futuro, perché non va fatto soltanto, ok, sì, li mandiamo 2 mesi in carcere e poi, come è successo tra l'altro poco lontano, qualche mese fa, quando poi i genitori rientrano a casa, gli facciamo la festa come se fossero loro le vittime, fossero degli eroi. Vi ricordate di quel padre che ha picchiato con la chiave inglese il figlio perché è omosessuale e poi è stato accolto con i fuochi d'artificio dopo essere uscito di prigione? Ecco. Non basta un intervento a livello individuale, perché poi queste cose qua si ripetono, ci vuole un intervento dall'alto con politiche mirate, soprattutto poi avendo conseguito da poco la mia laurea in scienze tecniche psicologiche con una tesi sul minority stress nella popolazione LGBTQ+, e avendo proprio studiato i metodi attraverso cui si possono ridurre a livello sociale e istituzionale omofobia e transfobia, dico, non stiamo facendo niente in questa direzione dall'alto, ammettiamolo. Ci vuole un'educazione affettiva e sessuale, ma anche l'educazione al rispetto degli altri, al rispetto di chi ha un'identità diversa, un rispetto di chi ha un orientamento sessuale diverso, e lo stesso vale per tutte le altre minoranze. Questa bandiera include anche tutte le altre minoranze.
Cari giornali, non si tratta soltanto di uno scoop, di una notizia di cronaca nera, così un po' da leggere, spulciare. Bisogna fare delle riflessioni a riguardo. Bisogna approfondire il clima culturale e sociale che stiamo vivendo oggi e che porta a tantissimi di questi episodi. Bisogna riconoscere che la relazione è fra una ragazza e un ragazzo, anche se trans, pur sempre di un ragazzo si tratta e non di una relazione fra due ragazze. E non si riconosce perché le persone trans, ripeto, vengono demonizzate. E questa è discriminazione, significa non rispettare l'identità di un'altra persona. Non mi venite a dire, cagate. Gianni, se io adesso inizio a darti del femminile, voglio vedere se non ti arrabbi, caro. Anzi, cara. Bisognerebbe promuovere una cultura del rispetto. Io non sono qua a insegnare niente a nessuno, sono mie riflessioni personali. Io rifletto e poi chi di dovere dovrebbe fare la sua parte. Come dicevo prima, fin dalla scuola secondo me deve esserci un'educazione in tal senso. Perché soltanto un'educazione inclusiva può far smettere questi episodi. O almeno ridurli. Smettere è un'utopia, succederà sempre purtroppo, ma ridurli. Ma devo anche dirlo che i politici dovrebbero impegnarsi un pedino di più a non far passare il messaggio che l'omosessualità e la transessualità siano sbagliate, e includo anche l'omosessualità perché purtroppo c'è un po' di tutto in questa vicenda. Il tema viene completamente bypassato e anzi, questa popolazione, la popolazione trans in particolare, ma la popolazione LGBTQ+ in toto, veramente è il capro espiatorio di questa generazione. È come se tutte le cose negative fossero colpa del woke, che chissà cos'è, l'avete inventato voi. Sono stanca, basta. Comunque voi vi starete chiedendo perché è collegato la vicenda di Ercolano al terremoto dei Campi Flegrei. Volevo sollevare una riflessione provocatoria, perché è giusto dare spazio sicuramente a notizie di questo tipo, ci mancherebbe altro, ma credo anche che la notizia di cui ho parlato oggi di Ercolano abbia ricevuto una copertura mediatica pari a zero, e invece ha un'importanza assoluta. Bisogna parlarne di più, e sì, sono stata un po' provocatoria, ne prendo atto, perché comunque in questa società ci sono ancora questi terremoti invisibili che scuotono il nostro vivere quotidiano dalle fondamenta, come quelli legati ai pregiudizi, all'ignoranza, all'intolleranza. Sono scosse molto forti. Anche perché queste discriminazioni fanno tremare le basi della nostra società. E così come una catastrofe naturale è quasi impossibile da arginare, allo stesso modo anche i pregiudizi e la discriminazione sono difficili da controllare. O almeno sono difficili da cambiare senza un cambiamento profondo di quello che stiamo facendo oggi. Spero che il video vi sia piaciuto, fammelo sapere nei commenti e mi raccomando, metti mi piace, ma soprattutto iscriviti al canale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!